tutti e benvenuti a OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Con questo video vorrei proporvi un confronto fra la guida visiva rilevata con la tabella di Snellen classica e la guida visiva rilevata con la tabella ETDRS. Quindi ora le vediamo nello specifico. Fondamentalmente nella tabella di Snellen vi sono una serie di caratteristiche quali la valutazione che avviene in decimi e diciamo vi sono dei caratteri che sono stati presi senza diciamo un criterio particolare. Poi il problema nella tabella di Snellen è che non vi è un affollamento costante, quindi abbiamo ad esempio nella riga dell'undecimo abbiamo una lettera, poi in quella dei due decimi ne abbiamo due, in quella dei quattro decimi magari ne abbiamo tre o quattro, insomma, e così via. Quindi non c'è un passaggio graduale a livello di affollamento e di numero di caratteri. Poi la grande pecca risulta essere quella della progressione aritmetica adottata e infatti la dimensione dei caratteri varia in modo brusco e repentino perché nel passaggio da una riga all'altra avviene un dimezzamento delle dimensioni praticamente dei caratteri. In questo modo fondamentalmente non riusciamo ad avere una valutazione della guida visiva attendibile e accurata anche da un punto di vista psicofisico. Invece con la tabella ETDRS cosa succede? Innanzitutto questa tabella ha una progressione logaritmica e praticamente molto più graduale rispetto a quella aritmetica. Il risultato viene annotato in logmar in unità logaritmiche che praticamente sarebbero il logaritmo della frazione di Snellen trovata quindi con la tabella di Snellen o i 10 decimi ad esempio, e quindi si fa il logaritmo di 10 decimi, quindi di 1. Poi un'altra cosa importantissima nelle TDRS è che l'affollamento è costante, quindi ci sono 5 caratteri per riga il coefficiente di affollamento è in genere di 1 ma può essere variato. Il coefficiente di affollamento corrisponde alla distanza fra i caratteri. Quindi quando questa distanza non c'è, i caratteri sono attaccati, il coefficiente è 0, quando invece corrisponde alla larghezza di un carattere è 1. Mezza larghezza del carattere sarà quindi 0,5 il coefficiente e così via. Anche quando si passa da una riga all'altra è molto più graduale il passaggio nelle TDRS perché diciamo che quello spazio equivale alla dimensione del carattere successivo e così via. E quindi risulta essere molto più affidabile e più accurata la valutazione della guida visiva fatta con la tabella ETDRS. Vorrei ritornare sul fenomeno dell'affollamento perché è stato presente sia per la tabella Snellen che per quella ETDRS ed è un aspetto fondamentale, spesso sottovalutato e spesso non se ne parla neanche tantissimo. Cos'è praticamente questo affollamento nello specifico? Oltre che essere, diciamo, la distanza tra un carattere e l'altro, è un fenomeno che praticamente deriva dal nostro sistema visivo stesso, in particolar modo dalle aree visive. Praticamente un fenomeno che va a regolarizzare e semplificare la percezione dei target periferici con come conseguenza una leggera caduta dell'acuità visiva sul target che stiamo andando ad identificare. Quindi cosa succede? Semplicemente che vi è una differenza di acuità visiva se io vado a valutare l'acuità visiva ad esempio di un carattere qualsiasi, ad esempio una E nera posta su uno sfondo bianco, isolata da tutti gli altri caratteri, eccetera,
e invece se vado a calcolare l'acuità visiva per ad esempio un target che è posto in una riga di lettere, lì si verificherà il fenomeno dell'affollamento o cosiddetto crowding, in cui praticamente non è che ho una ridistribuzione della tensione spaziale, ma forse ho una distribuzione più graduale dell'acuità visiva praticamente, con un leggero calo nell'acuità visiva del carattere che voglio identificare e diciamo una migliore percezione, leggera percezione dei target periferici. Fondamentalmente perché dovremmo andare a considerare una tabella in cui si tiene conto dell'affollamento? Il motivo è semplice: oggi come oggi, ma come anche ieri, in qualsiasi diciamo, vicenda quotidiana, noi non vediamo un target isolato dal contesto. Sappiamo di vedere con il modello figura-sfondo, ma questo modello non si applica con un rapporto 1 a 1, quindi un target, uno sfondo. Anzi no, oggi è sicuramente con un rapporto sproporzionatissimo, quindi 1 miliardo a 1 forse, quindi una miriade di target e un solo sfondo. Ecco perché è importante valutare l'affollamento, proprio perché dobbiamo replicare le condizioni più ecologiche abituali possibili per capire come un sistema visivo si comporta nella vita di tutti i giorni. Ecco perché da un punto di vista della guida visiva risulta molto più accurata la tabella ETDRS. Dunque, qui finisce un altro dei video di OptoTube Channel. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella OptoStyle!